Oggi parlo di bambini e gioco. Lo faccio perché spesso ho a che fare con genitori che si preoccupano di aspetti secondari legati alla crescita dei figli, trascurandone altri più importanti. Il tema di come gioca il bambino appartiene proprio a questa seconda categoria, nonostante sia un'attività che permetta di vedere e imparare molte cose, come la collega Elena Zauli ben evidenzia in questo video. Ecco ora i miei 4 punti cardinali da monitorare nel gioco coi vostri bambini. Quando il bambino non gioca. È probabilmente il più preoccupante tra i segnali di cui parlerò oggi. Il gioco per i bambini è una funzione di base da valutare alla stregua di un suo parametro vitale. In sua assenza ci troviamo davanti a un segnale di malessere da discutere quanto prima assieme a un esperto. Quando il bambino non gioca da solo. Se il bambino non riesce a giocare senza un adulto di riferimento, i genitori dovrebbero interrogarsi sul come mai. Posto che non ci sono risposte semplici a situazioni complesse, mi preme fornire a questo riguardo 2 linee guida. La prima è che il bambino potrebbe comportarsi così perché ha bisogno di attenzione e accudimento. In questo caso si potrebbero proporre modi di stare insieme alternativi al gioco per rassicurarlo sulla disponibilità del genitore. La seconda riflessione è che il comportamento del bambino potrebbe rappresentare una richiesta di approvazione rispetto a ciò che si sta facendo. Questo accade nelle famiglie dove la percezione di sé è fortemente costruita sul giudizio degli altri. È come se il bambino dicesse: senza gli altri che mi definiscono, io non esisto. In questo caso, solitamente, può giovare un intervento psicologico sull'intero nucleo familiare. Il gioco aggressivo. Che ci sia dell'aggressività durante i giochi è sano, dato che il gioco è una modalità per sfogare la rabbia che non verrebbe accettata in altri contesti. Quando però scaricare la rabbia diventa l'unico modo di giocare, allora occorre capire cosa crei frustrazione e aggressività nel bambino. Il bambino irrequieto. Se un bambino non riesce a concentrarsi su un gioco per più di pochi secondi e salta nervosamente da un'attività all'altra senza provare alcun tipo di piacere e soddisfazione, dietro a questi comportamenti potrebbe esserci una forte ansia che il bambino tenta di dominare. Anche in questo caso non ci sono ricette magiche da seguire, ma occorre comprenderne il significato, per riflettere sulle modalità attraverso le quali la famiglia possa aiutare il bambino a ritrovare un suo equilibrio. In linea di massima è bene evitare di etichettare il bambino come problematico, perché molto spesso i problemi dei piccoli rappresentano soluzioni alle situazioni difficili che invece stanno attanagliando i grandi, che si trovano intorno ai bambini. Si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Platone. Ci vediamo la prossima settimana. Il modo migliore per far entrare la psicologia nella tua vita è iscriverti al mio videocanale.